Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata della rubrica di Tribers Life. Tribers Life. Come la scorsa settimana continua la rubrica di Tribers Life con il crash course di bug di valore di Fabrizio. A tal proposito mi raccomando, vi chiedo di lasciare nei commenti un feedback se vi sta piacendo, se le tecniche che trovate sono utili e in generale che cosa ne pensate anche di questo crash course qua rispetto per esempio al precedente. Detto questo ragazzi, passiamo la parola a Fabrizio e vediamo un po' cosa da dirci per questa puntata. Ciao Triber! Oggi andiamo a vedere un website, è stato anch'esso oggetto di una training campaign di bug hunting e quindi sicuramente alcuni di voi potrebbero riconoscere bug che magari hanno segnalato oppure che si sono persi durante il test, e questo è il miglior momento per andare a fare insieme anche un'analisi su quello che magari avete trovato, vi è sfuggito e capire anche un po' come fare la ricerca di bug. Partiamo subito con il primo, siamo in compagnia del nostro smartphone Android. Allora, diciamo che io apro il menu, vado su saldi e subito diciamo che come prima cosa che noto è proprio questo bug grafico che troviamo praticamente proprio subito sotto leader. È come se fosse un carosello spostato, ma in realtà è un carosello fisso. Non solo non è funzionante, ma non è neanche centrato correttamente. Per cui qui abbiamo un bug che appunto è un graphic e il fatto che io non... ecco si è ripreso. Ci riprovo, è stato particolare, lo voglio riprovare. Vi do un suggerimento che vi può tornare utile. Cambio sezione perché ormai questa l'ha caricata come pagina, per cui vado su neonata, così cambio proprio la sezione. E come possiamo vedere subito non funziona, quindi credo che sia legato al caricamento della pagina. Con questo suggerimento che cosa voglio dirvi? Che normalmente lo sappiamo benissimo, un bug può avere tre tipologie di categorizzazione: once, sometimes e always. Once quando appunto capita una volta e non è replicabile, sometimes può capitare alcune volte e qui siamo nella situazione dove deve essere almeno riproducibile, si spera almeno un'altra volta, oppure se siete riusciti a capire come in questo caso qual è l'evento che genera quel bug, non solo lo descrivete nella descrizione step by step, ma lo potete riprovare e quindi diventa proprio ancora più importante, soprattutto per il cliente che sa benissimo come deve replicare l'impostazione per ritrovare il bug. Proseguiamo per vedere se troviamo altri bug. Facciamo tap sull'icona del profilo, andiamo a mettere un numero di telefono, poche cifre, ne ho messe 5 e andiamo a vedere se la password ha degli standard. Ho messo solo numeri, non mi dice nient'altro, faccio conferma e diciamo che la registrazione è andata a buon fine. Ricapitolando, non mi ha segnalato il numero di telefono e non mi ha dato informazioni su come deve essere la password. Fa nulla. Andiamo a fare di nuovo una ricerca sui prodotti e proviamo anche magari ad aggiungerlo al carrello. Quindi ho messo 6 anni, carrello. Bene, ritorniamo nella sezione saldi, prendiamo un prodotto sempre a caso. Ho selezionato un prodotto che ha la taglia esaurita, quindi non dovrebbe essere ordinabile. Insomma, me lo fa capire, non me lo dice. Cambia la taglia e me la aggiunge al carrello. Adesso ho due prodotti, ho sia quello di 6 anni che quello di 7. Vado un attimo a vedere di nuovo le taglie perché magari mi sono sbagliato, rimetto 6 anni e mi ha tolto il prodotto. Bel bug perché immaginate che appunto io stia facendo l'acquisto, adesso devo andare a cercare nuovamente il prodotto, ora non fa nulla che è nella pagina precedente, ma così non deve funzionare. Ma vediamo se lo fa anche sull'altro. No, sull'altro no, quindi probabilmente, vediamo, potrebbe essere legato al fatto che questo prodotto magari non ha tutte le taglie. Provo con un altro differente giusto per vedere se in effetti, perché queste sono poi le domande che uno si deve fare anche quando poi deve andare a scrivere il bug form, perché queste sono le informazioni che interessano al cliente. Cosa è successo? E deve essere molto chiaro perché deve essere replicabile. Non preoccupatevi di essere magari prolissi, ma spiegate bene qual è la situazione di partenza, che cosa avete fatto e che cosa succede, perché dall'altra parte, vi ricordo, c'è sempre un TL o un Triber Coach che deve interpretare quello che voi avete scritto. Se non lo capisce o se non è chiaro o se verifica il bug e non si ritrova con quello che state segnalando, potrebbe ovviamente rifiutarvelo. Anche qui metto un'altra data e funziona. Ma comportamento strano.
No, l'ha rifatto. Taglia superiore, taglia inferiore l'avevo accettato. Andiamo avanti. Finalmente si rende conto che il numero di telefono è sbagliato. Anche qua me l'ha accettato nel form di registrazione e non me lo accetta sul form dell'ordine. Cominciamo un attimo a vedere che poi quando ci sono dei bug e questi bug vengono trascinati all'interno del prodotto digitale, poi ci sono problematiche anche a posteriori, in questo caso il numero di telefono. Andiamo a vedere un altro bug, classico controllo che si fa sull'ordinamento. Diciamo dal prezzo più alto al prezzo più basso, ok? E quindi vedo 6,49, 6,49, deve andare solo che a crescere. 8, 6, 6, 6, 8, 6. Ora, lasciando perdere che c'è una disposizione grafica totalmente sbagliata, l'altra cosa strana è l'ordinamento dei prezzi. Quello che noto è che sta considerando il prezzo di partenza come prezzo sul quale applicare il filtro. E in questo caso, essendo nella sezione saldi, io devo poter ordinare per il prezzo scontato, non per il prezzo originale, perché altrimenti andrei in una qualsiasi altra sezione col prezzo originale e fare la stessa cosa. Ora provo a cambiare un attimo sezione per vedere se magari cambia nelle altre sezioni. Vado su feste e matrimoni. Anche qui ritrovo lo stesso ordinamento grafico non corretto. In questo caso andate a indicare quali sono le sezioni, quindi in questo caso feste e matrimoni, nell'altro magari era la sezione saldi e via dicendo. Non aprite più bug della stessa tipologia perché tanto verrebbero rifiutati. Andiamo a vedere l'ultimo bug. Voglio fare tap su mail per magari contattarli, ma non va. Faccio tap su pack domande e risposte e anche qui no. Consegna, reso, pagamento, seguici, scopri. Tutti i link presenti nel footer del carrello non funzionano. Quindi chiudiamo un attimo la carrellata con Sergeant Major. Ovviamente sui website ci possono essere, diciamo, bug un po' più classici, un po' più legati appunto alle ricerche, alle configurazioni, ai form. Le app invece, avendo più integrazioni e avendo un sistema operativo del device, possono risentire di bug differenti, possono risentire di configurazioni ad hoc anche dell'utente. Il consiglio che vi do è quello di cercare di avere il punto di partenza sempre il più standard possibile. Se io avessi dei caratteri impostati un po' più grande perché magari ho difficoltà a leggere, o lo dichiaro nel bug form dicendo io ho il carattere ad esempio 4, deve essere dichiarato. Non posso far finta di niente e dire ho una configurazione standard, perché non è così. E soprattutto si darebbero informazioni sbagliate al cliente per poter risolvere quel bug. Il bug rimarrebbe così com'è. Quindi fate sempre attenzione, se avete dubbi contattate il Triber Leader o il Triber Coach e mi raccomando, se vi viene chiesto, capita nelle need review di fornire indicazioni, cercate di essere il più chiari possibili. Ciao e alla prossima. Ok, grazie mille Fabri per i consigli sempre super interessanti. Io ragazzi non vi voglio rompere le scatole ulteriormente, quindi per concludere il video vi chiedo il classico mi piace e di iscrivervi al canale, e per il resto mi raccomando non perdetevi l'ultima puntata di questo crash course la settimana prossima. A presto!